Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi facciamo qualcosa di diverso, ma che secondo me è anche uno dei modi più belli per condividere la passione per la fotografia. Una reaction dal vivo alla nuova lente di Sony, il 50-150 mm f2 G Master appena presentata ufficialmente. Non ho ancora visto il video, l'ho tenuto da parte proprio per viverlo con voi qui in tempo reale e voglio farlo con la testa da fotografo ritrattista, con lo stupore da appassionato ma anche con un occhio tecnico, analitico, sincero. Ci vediamo dopo la sigla. Che si dice ragazzi, io sono Emanuele, fotografo ritrattista di base a Varsavia dove vivo e lavoro e settimanalmente condivido con voi tutorial, dietro le quinte del mio lavoro, test e attrezzatura, novità del mondo fotografico. Considera di iscriverti al canale per non perderti tutti i nuovi video. Allora, piccola premessa, non ho ancora avuto modo di provare questa lente dal vivo. Sony, se stai guardando, eccomi, io sono qui. Sarebbe davvero un onore e una gioia poterti aiutare a raccontare le tue nuove perle. Mi raccomando, se vuoi. Ti lascio qui la mail dove mi puoi contattare. E sì, avrei voluto far uscire questo video subito appena la lente è stata annunciata, ma tra tempi tecnici, lavoro, sessioni studio, non è stato possibile. Ma ci tenevo davvero tantissimo a sedermi qui con voi oggi per reagire insieme al video ufficiale. Durante il video che guarderemo insieme vi racconterò le mie prime impressioni, tradurrò insieme eventuali scritte o spiegazioni o dettagli in inglese e vi mostrerò esattamente cosa mi colpisce, cosa mi entusiasma e cosa mi fa sognare, pensando a questa nuova lente nella mia pratica quotidiana, soprattutto in studio. Perché sì, lo dico subito, da queste immagini si vede già qualcosa, ma non vedo l'ora di provarla con mano, testare davvero la nitidezza, la velocità dell'autofocus, su tutto l'arco focale, il comportamento della lente in condizioni reali di luce e in ambienti controllati, come il mio studio, e con i miei ritratti. E appena sarà disponibile, promesso, lo proverò sicuramente in uno degli eventi Sony qui a Varsavia e vi porterò con me per mostrarvelo sul campo. Cosa possiamo aspettarci da questa lente? Ne vale davvero la pena? Per chi è pensata? Risponderemo a queste domande guardando insieme il video ufficiale di Sony, commentando da fotografi e poi ovviamente ci sarà anche la mia riflessione finale, quella che arriva dal mio cuore, ma anche da anni di esperienza dietro l'obiettivo. Fammi sapere anche nei commenti cosa ne pensi di questa nuova lente di Sony, sono davvero curioso di sapere la vostra opinione. E ora, pronti? Mettiamoci comodi, facciamo partire il video e reagiamo. Eccoci qua, andiamo a vedere. Ok, cominciamo. Solito alfa, introduzione al 50-150. Belle foto. Ok, fa vedere un po' di sport. Un nuovo zoom incredibile. Scrivono da 150, da 50 a 150 mm. Ok. Fanno vedere tanti matrimoni finora. Ok. Sembrano veramente delle lenti prime. Ho un po' di 70-200 vibe anche. È bello questo. Se ci dice che era un sofisticato bokeh. Ah, qui ci fa vedere l'ingrandimento. Beh, spettacolare. Questo non so che camera è. Sicuramente sarà una delle camere Sony con più alta risoluzione. Comunque ti fa vedere, ecco, anche qua i bordi. Qui abbiamo ottiche innovative. Ok. Cose tecniche di cui parleremo. Aberrazioni cromatiche limitate, soppresse, dice. Molto sottili flare e ghosting. Qui ci fa vedere un bel controluce. Qui un dettaglio. E qui questa è la vicinanza di messa a fuoco, molto poco, devo dire. Ok, qua veloce e preciso, ci dice, fotografia sportiva, ci dice che è molto silenzioso. Lo andremo a vedere. Qua 120 fotogrammi per secondo. La resa sembra veramente molto bella, però questo è un piccolo palazzetto. Siamo messi, certo, 150 non è che chissà che cosa, però sembra, diciamo, una partita studentesca. Comunque preciso, è veramente nitidissimo, anche col video, molto bello.
Addirittura messo su un gimbal, non lo so quanto i videomaker possono su un gimbal, però fanno vedere tanti matrimoni. Comunque devo dire, il vibe è veramente da lenti prime, da lenti fisse, una cosa pazzesca. Bello questo, questa atmosfera, qua il cambio del messa a fuoco, vabbè, controllo. Molto bello anche da vedere, mi scrivono ovviamente, vabbè, pazienza. Molto molto bello anche da vedere, il classico biancone Sony, molto bello. Ci sono 3 bottoni di messa a fuoco per tenere la messa a fuoco, non so perché 3, boh, mi informerò. Vabbè, c'è il ring dell'apertura, ti dice tutto, ah ok, che è resistente alla polvere eccetera eccetera, dettagli, qui fotografia sportiva, molto bello. Sempre ritorno ai matrimoni, insomma ci sto facendo vedere matrimoni e fotografia sportiva. Devo dire che veramente per un matrimonialistico shooting all'esterno puoi fare, solo con questo puoi fare praticamente tutto, certo in chiesa non molto, e qui tutte le foto, 50-150 mm f2 G Master Sony. Bello, veramente un bel vibe, mi dà vibe da lente prime, come ho detto, le impressioni così a caldo sono appunto di come se fosse una lente fissa. E insomma, devo dire che è una bella presentazione, un po' lunga, che comunque ti fa vedere più o meno l'uso che ne hanno pensato loro in questo video qui. Sembra essere fatta per matrimonialisti e per sport, però dentro i palazzetti e quando sei molto vicino, che comunque non hai un mega zoom, 150 non è un super zoom. Interessante, vedremo. Bene, dopo aver visto insieme il video ufficiale è il momento di analizzare più nel dettaglio questa nuova lente, la Sony FE 50 mm fino a 150 mm f2G Master. Si tratta di un obiettivo che sulla carta promette prestazioni eccezionali, soprattutto per chi come me si dedica alla fotografia di ritratto, ma anche agli eventi, ai matrimoni. Può essere veramente una novità pazzesca. Quali sono le caratteristiche tecniche principali? Quindi un'apertura costante a f2 su tutta la lunghezza focale, da 50 a 150 mm, offrendo un controllo superiore sulla profondità di campo e prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione, almeno ce lo immaginiamo, tutto f2. Un range focale, come abbiamo detto, dai 50 a 150 mm, che copre lunghezze focali ideali sia per ritratti, ma anche per passare da mezzi busti e primi piani stretti senza cambiare obiettivo. Poi ci sono i motori autofocus, sono 4 motori lineari per un autofocus a detta loro veloce, preciso e silenzioso, ideale anche per i soggetti in movimento. Abbiamo anche un design ottico, 19 elementi in 17 gruppi, inclusi elementi XA, Super ED e ED per immagini nitide con aberrazioni minime. Abbiamo anche un diaframma a 11 lamelle per un bokeh morbido e piacevole. Il peso è invece di circa 1,34 kg, ben bilanciato per un uso confortevole anche a mano libera. Potrebbe sembrare un po' pesantino, cioè tutto il giorno con una lente del genere, ma vediamo. Abbiamo anche una costruzione resistente, è stato proprio ideato in una maniera molto professionale, progettato per resistere a polvere e a umidità, adatta anche a condizioni di scatto veramente impegnative. Ma a chi è rivolta questa lente? L'abbiamo visto anche dal video. Principalmente fotografi, per esempio, matrimonialisti che necessitano di rapidità e flessibilità durante gli eventi. Praticamente con questa lente ti puoi fare quasi tutto l'evento. Professionisti del fashion e dell'editoriale per un controllo creativo totale. Anche videomaker grazie alla messa a fuoco fluida e silenziosa e al diaframma continuo. Ma per quello che riguarda noi e me in generale, anche per fotografi ritrattisti che cercano versatilità senza compromettere la qualità dell'immagine. È veramente un sogno avere una lente che da 50 a 150 mm ti tiene f2. Praticamente è quasi come, non dico buttare, ma non andare ad utilizzare tantissime lenti fisse che sono proprio il must have del fotografo di ritratto. Io praticamente ho solo lenti fisse, a parte 2 zoom che utilizzo per eventi.
Parliamo delle noti dolenti, cioè il prezzo, e parliamo anche della disponibilità in Europa. Il prezzo di listino per la Sony FE 50-150 mm f2 G Master è di circa 4.400 euro e in Europa dovrebbe arrivare a giugno 2025, quindi fra circa un paio di mesi. Considerazioni per chi fa il mio lavoro. Per chi come me lavora principalmente in studio, ma anche all'aperto, faccio tanti ritratti all'aperto, però più che altro nella bella stagione, perché qui in Polonia, diciamo, in inverno diventa veramente difficile. Quindi per chi scatta principalmente in studio, questa lente potrebbe rappresentare una vera rivoluzione o no? Beh sì, la flessibilità e la possibilità di passare rapidamente da un'inquadratura a un'altra senza cambiare obiettivo è qualcosa che, diciamo, ha tanti vantaggi. Anche con un'ottima qualità dell'immagine, una nitidezza appunto eccellente e un bokeh cremoso che valorizzano il soggetto. Si parla anche dell'efficienza, la riduzione dei tempi di setup e maggiore fluidità durante le sessioni fotografiche. Io sinceramente non vedo l'ora di testarla personalmente, soprattutto per valutare il comportamento dell'autofocus su tutto il range focale. Questa è una cosa che mi interessa molto. La resa in condizioni di luce controllata, ad esempio in studio, vedere appunto alle differenze focali, alle differenti focali con luci da studio come si comporta, ma anche vedere l'ergonomia e il bilanciamento durante l'uso prolungato. Farò dei test accurati qualora avessi la possibilità di poter testare questa lente e sicuramente, come vi ho detto, avrò l'opportunità di provarlo in uno degli eventi Sony qui a Varsavia e vi porterò con me in questa esperienza, però vediamo quanto tempo me la possono lasciare. Una piccola considerazione tecnica sul mio modo di fotografare: io non spendo molto di solito, ho tante lenti professionali e preferisco le lenti fisse. Ora questo zoom si pone in mezzo tra il fisso e lo zoom, perché veramente un'apertura f2 con queste focali è qualcosa di eccezionale e secondo me diventerà lo standard d'ora in poi. Però prezzo di 4.400 euro, lo comprerei? Non lo so, magari se dovessi fare più eventi, però per la fotografia di studio non credo, io ho tutto il tempo di cambiare le lenti eccetera eccetera. In ogni caso, prima di darvi questo parere se la comprerei o non la comprerei, al momento vi dico di no perché costa troppo e che sinceramente sono anche un abitudinario al mio modo di lavoro, però lo voglio vedere con mano. Prima voglio testare, voglio toccare, voglio vedere com'è questa lente per poi potervi dire veramente cosa ne penso e se la comprerei o meno. Sai, ogni volta che esce una lente così mi fermo a riflettere su cosa significa davvero far parte di un ecosistema come quello Sony. Io ho fatto questo passaggio anni fa da Nikon a Sony e oggi con ogni nuovo prodotto sento che è stata una delle scelte più giuste del mio percorso fotografico. So che molti potrebbero storcere il naso, ma al tempo non c'erano le mirrorless Nikon eccetera eccetera. Io mi sono affidato a questo brand e oggi come oggi ne sono davvero contento. Comunque il 50-150 mm f2 G Master non è solo una lente, è un messaggio. È la conferma che Sony non rincorre più nessuno. È un'azienda che oggi detta la direzione della fotografia professionale, soprattutto per chi come me lavora con ritratti e cerca un controllo totale sulla luce, sulla profondità di campo e sull'emozione. Tecnicamente questa lente apre nuove possibilità. Uno zoom apertura f2 costante significa lavorare in luce ambiente come se avessi 3 prime di altissima qualità nel mio zaino, ma con la flessibilità di uno zoom. È uno strumento che cambia il modo in cui possiamo pensare una sessione, in cui possiamo raccontare una storia. E per me questa non è solo un'uscita commerciale, è un momento che segna una nuova fase. Significa che anche se non l'ho ancora toccata con mano, so già che ci sarà qualcuno là fuori con questa lente e che sta già realizzando le sue immagini migliori. E questo, per chi ama davvero la fotografia, è entusiasmante. Sony, continua così. Se un giorno vorrai che sia io a raccontare le tue novità, sappi che sarebbe per me un onore portare queste perle sul mio canale con onestà, passione e come sempre tanta voglia di educare chi ama questa meravigliosa arte. E io vi ringrazio se siete stati fin qui nel video. Fatemi sapere con un like o un commento cosa ne pensate di questo format e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!